Ciao a tutti amici dell'Ariete, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Ariete e le tendenze energetiche predestinate per febbraio 2026. Abbiamo la carta del carro, amici dell'Ariete. Può essere un momento di decisione, un momento di scelta, può essere un viaggio che andrete a programmare o una direzione che darete ad una situazione o ad una relazione. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il numero di telefono, il link alla pagina web dove trovate tutto quello che propongo. Sempre in descrizione ci sono i link ai corsi gratuiti presenti sul canale e al corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene, ok, partiamo subito con il diavolo. 6 di pentacoli, 2 di pentacoli, 10 di denari, 2 di coppe, abbiamo un 4 di coppe, 2 di bastoni e appeso, ragazzi. Adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo qual è il movimento energetico più importante del mese e potrebbero anche arrivare dei messaggi sciolti tra di loro. In un secondo momento andiamo a vedere caso per caso, scusate, settore per settore, quindi lavoro, amore, famiglia, denaro, andiamo a vedere un po' tutto. Allora, partiamo da questo diavolo che potrebbe rappresentare una situazione un po' asfissiante. Abbiamo un 9 di bastoni e un fante di bastoni. Può essere che all'inizio del mese di febbraio dobbiate un attimino prendere le distanze da qualcuno o da qualche cosa. Quando c'è la carta del diavolo si può parlare o di una situazione tossica, di qualche cosa che riguarda il proprio ego, ed è una carta anche che indica una certa schiavitù, che di solito è volontaria, però ho come l'idea che stiate tenendo lontano qualcuno. Andiamo a vedere 6 di pentacoli. Re di coppe e asso di bastoni. Dunque, 6 di pentacoli è una carta di equilibrio, di dare e ricevere, una carta di scambi. Devo dire che con questo re di coppe e l'asso di bastoni al contrario ci potrebbe essere effettivamente potrebbe essere una persona, ragazzi. Se siete single potrebbe essere anche una persona nuova che appare a inizio febbraio. Io credo che con questa persona possa esserci effettivamente un ottimo scambio. Non mi nego che potrebbe essere un collega, una collega, qualcuno che ha come uno scambio quotidiano, mi viene da dire, con voi, o comunque c'è un dare per avere con questa persona. Andiamo a vedere il 2 di pentacoli. Abbiamo l'imperatrice. 2 di pentacoli, ragazzi, è una carta di alti e bassi. E 3 di bastoni. Può esserci come una sensazione o un momento di saliscendi, credo inerenti a
che sia inerente a un vostro progetto. Potrebbe essere un viaggio, considerato anche che qui abbiamo il carro. Andiamo a vedere il 10 di pentacoli. Carro e re di pentacoli. Datemi una carta per questo carro. Otto di coppe. C'è la voglia di viaggiare, c'è la voglia di andare, c'è la voglia di fare. Io credo però che siate, questo 10 di pentacoli lo sento un po' collegato al diavolo. Io credo che ci sia come qualche vincolo e siccome abbiamo anche un 6 di pentacoli col 10 di pentacoli, potrebbe essere un contratto, per esempio un contratto lavorativo che vi impedisce di prendervi, che ne so, un mese per andare a farvi questo viaggio. O potrebbe anche essere una nuova esperienza, per esempio, potrebbe essere una scelta che dovete effettuare e che siete un po' lì, perché avete anche comunque un 2 di pentacoli che è una carta di alti e bassi, quindi è un po' come se non sapeste bene come fare. Andiamo a vedere questo 2 di coppe, 4 di spade, amanti e sacerdotessa e 2 di pentacoli. C'è qualche tipo di accordo, ragazzi, eh? Datemi una carta per la sacerdotessa. Cinque di pentacoli. Allora, devo dire che con il 2 di pentacoli, scusate, con il 2 di coppe potrebbe esserci effettivamente un accordo che prenderete con qualcuno. Ora, è vero che il 2 di coppe e la carta degli amanti sono carte che ci parlano un po' di emotività, ma io credo che sia più una questione di amor proprio, più che di sentimenti verso qualcuno o di, diciamo, l'inizio eventualmente di una relazione con qualcuno. È più una questione del mi guardo dentro, cerco di capire quali sono i miei veri obiettivi. Andiamo a vedere il 4 di coppe. Abbiamo un cavaliere di coppe e un papa. Io credo che ci sia qualche offerta che non vediate arrivare. Per qualcuno potrebbe essere un'offerta romantica, per qualcun altro secondo me è un'offerta lavorativa. Andiamo a vedere il 2 di bastoni. Asso di denari. Non sapete se inizia. Ci sono tanti 2, ragazzi. Avete un 2 di pentacoli qui, un 2 di pentacoli qui, un 2 qui, un 2 qui. E sì, mi spiego la carta del carro qui, perché anche la carta del carro ha questi 2 cavalli, ragazzi, che guardano in direzioni diverse. Vado a destra o vado a sinistra, porta A o porta B. E vi sento proprio un po' così in questo periodo. Anche qui abbiamo un 2 di bastoni che è la carta effettivamente dell'indecisione, è la carta di qualcuno che da un lato vorrebbe andare avanti, però dall'altro è frenato. Andiamo a vedere l'appeso, perché comunque il mese finisce un po' così in stand-by. Secondo me vi potreste anche prendere un momento, potrebbe anche essere l'andamento del mese. Allora, qui abbiamo un 7 di coppe e un 10 di pentacoli. Io credo che ci sia da vedere da un altro punto di vista quello che è questo legame, questo accordo, potrebbe essere per qualcun altro potrebbe essere anche solo un ideale e con i 7 di coppe al contrario sento che vi toglierete un po' certe illusioni, secondo me, durante questo mese.
Io credo che questo diavolo, anzi datemi una carta per il 9 di bastoni. Questo diavolo secondo me è collegato a un vostro modo di pensare, a un vostro modo diciamo ideologico o egoico se vogliamo di pensare. C'è una certa lentezza a inizio mese, quindi o è una questione di ritmi, quindi devo prima capire che cosa per me e poi posso iniziare a valutare altre realtà. Vi faccio un esempio, siete in un lavoro che vi sta costando tempo, energia, salute mentale, febbraio, adesso poi farò i vari esempi nello specifico, però febbraio potrebbe essere un momento dove vi chiedete che cosa voglio fare io nella vita. Questo, il lavoro che sto facendo, anche se fosse non una professione, come si dice, una carriera. Sono sicuro o sicura di voler entrare in questa nuova realtà? Io credo che questo diavolo vi vincoli parecchio, eh. Tenete presente che c'è un fante di bastoni, potrebbe anche essere la vostra energia effettivamente, ed essere un'energia focalizzata su di voi, su voi stessi. Non troppo propensa, secondo me, a... sì, ci devono essere come degli scambi equi, però non è che siete lì per aprirvi incondizionatamente. Allora, partiamo dal lavoro. Per chi fosse disoccupato, secondo me, ragazzi, arriva qualche tipo di offerta. Avete varie carte che mi parlano di contratti, varie carte che mi parlano di offerte. Quindi può esserci effettivamente l'inizio di un lavoro. Potrebbe essere un lavoro a lungo termine, con provvigioni, però ho come la sensazione che la paga base non sarà esattamente quello che voi vi aspettate. E per quello credo che stiate un attimino valutando se effettivamente vale la pena o no. Vi dico, secondo me entro la fine di febbraio potreste decidere, perché qui anche avete il mondo e dall'altra parte avete l'asso di pentacoli. È vero che siete coscienti che volete chiudere con la realtà che avete, tipo se siete disoccupati da tanto tempo, però è anche vero che non sapete se questo nuovo inizio che vi viene proposto può effettivamente essere qualcosa per voi. Secondo me è facile che accetterete questa proposta. Ma perché inizierete a vedere come opportunità là dove fino ad adesso non le avete viste. Quindi in questo caso il carro potrebbe essere una scelta che andrete ad effettuare nel mese di febbraio. Per le persone che sono in una relazione, scusate, che sono dipendenti, io credo che qualcuno qui potrebbe effettivamente ricevere una proposta come potrebbe essere un ruolo di supervisore, controllo qualità, potrebbe essere risorse umane, cioè ho come la sensazione che potrebbero offrirvi qualche cosa di nuovo. Ehm, Vedendo la carta del carro, vi dirò, per qualcuno si tratta di un trasferimento. Non lo vedo tanto, cioè sì, ci sono delle carte di viaggio, però può essere semplicemente un cambio nella vostra azienda da reparto a reparto. Ipotesi. Però secondo me vi verrà offerto come di fare uno scatto in più, quindi a livello di responsabilità, a livello di organizzazione, a livello proprio di rendimento di lavoro. Quindi devo dire anche che a livello di colleghi le cose andranno abbastanza bene nel momento in cui inizierete o vedrete per voi stessi. Cioè, rimanete focalizzati sulla vostra realtà, sul vostro percorso di vita, sul vostro obiettivo. Se riuscite a mantenere questo focus, le relazioni con i vostri colleghi saranno abbastanza tranquille in questo mese. E se per caso dovesse esserci qualche cosa o qualcuno che vi delude, fate buon viso a cattivo gioco in questo mese. Fate finta di niente, non prestate troppa attenzione a questo personaggio.
Per chi fosse autonomo, allora devo dire che secondo me qui la scelta è se continuare a stare da soli o iniziare con qualche collaborazione. Sento che molti opteranno per la collaborazione, sempre nel momento in cui, come ho detto anche per per i dipendenti, per gli occupati, dovete mantenere il focus, cioè la mia azienda serve per questo, la mia azienda fornisce questo servizio, questo prodotto. Mi unisco a qualcun altro che per esempio può avere come io sono, non lo so, arredatore di interni e per aumentare la mia visibilità, i clienti, il giro d'affari, mi potrei associare con 2 o 3 mobilifici, per esempio, scelti, selezionati per avere come un punto di forza, in modo che i miei clienti possano avere uno sconto su questi mobili e i clienti dei mobilifici abbiano uno sconto sul mio servizio, come creare un qualche cosa, un'unione che possa far lavorare di più entrambe. Sento che, nonostante le vostre titubanze iniziali, ragazzi, può essere effettivamente un buon accordo, cioè possono arrivare dei soldi in più effettivamente per questo tipo di scelta. Se qualcuno sta pensando di trasferire la propria ditta all'estero, io vedo più che potrebbe essere, se potete farlo ovviamente, più proficuo traslocare le cose da fisiche a online. Ho come la sensazione che questo darà proprio una spinta in avanti al lavoro. Parliamo di soldi. Sento che febbraio potenzialmente sarà un mese dove risanerete le finanze, ragazzi. Vedo contratti, vedo premi, vedo opportunità nuove che arrivano. Vi dirò, ehm, vi sento risparmini in questo mese o come se aveste già risparmiato e adesso poteste decidere in modo un po' più sereno che tipi di migliorie apportare alla vostra vita. E nel caso ci fossero dei progetti, sento che effettivamente possono essere duraturi, ragazzi, possono essere progetti che effettivamente andrete a monetizzare e che possono darvi un guadagno nel lungo periodo. Ho come idea però, anche qui, sarebbe meglio spostarvi online, se potete ovviamente, perché ho come la sensazione che dobbiate impostare il terreno, anche se fosse un lavoro, non lo so, dove dovete viaggiare, è meglio nel mese di febbraio non iniziare ad andare per clienti o per fornitori, ma come dire, fare un programma, fare un progetto a tavolino. Parliamo di sentimenti, quindi parliamo di single. Secondo me, per voi amici single, c'è effettivamente la conoscenza di una persona. Potrebbe essere più grande di voi, devo dirvi, o adesso dipende sempre dall'età che avete. Comunque diciamo che c'è una differenza di età tra voi e questa persona. Credo che sia una persona che abbia come una capacità di farvi sentire al caldo, di farvi sentire amati, di farvi sentire coccolati, però io ho come la sensazione che con questo diavolo iniziale ci sia come un qualche cosa che vi fa, mi viene da dire avere certi ideali, cioè sento che state guardando molto al futuro e ho come la sensazione, ragazzi, qui la passione potrebbe non funzionare tanto, con questo personaggio nuovo. Cioè, è come se sentissi una profondità a livello emotivo con questa persona. Può anche essere che ci sia affinità a livello mentale, però in camera da letto le cose sono un po' tiepide.
Per le persone che sono in una relazione, credo che ci siano come dei nuovi inizi all'interno di questa relazione. Probabilmente c'è un progetto o un qualche cosa, un qualche tema che andrete a tirar fuori per quello che riguarda il futuro. Con la carta del carro, ragazzi, potrebbe essere un viaggio da programmare, uno spostamento. Se per caso siete in relazione da tanto tempo, per qualcuno ci potrebbe anche essere il tema del trasferimento, quindi magari mi trasferisco a casa tua o ti trasferisci a casa mia, piuttosto che il compriamo una casa. Valutiamo di fare questo passo, questa scelta. Io credo che quello che vi spaventerà in questa situazione è un po' di carenza economica. Quindi nel momento in cui dobbiate fare un passo, prendetela con calma. Scusate. Fatevi consigliare da qualcuno di più esperto, da un consulente, da un'agenzia. Però devo dire che tutto sommato le cose sono abbastanza in equilibrio per le persone che sono in coppia. Per le persone che sono in una relazione più o meno clandestina, indefinita, ehm, qui ho la sensazione, ragazzi, che è come se iniziaste a godervi quello che arriva, perché arriva dipendendo sempre dalla situazione in cui siete, però potrebbe essere un fine settimana romantico, potrebbe arrivare la promessa di qualche cosa, una promessa fatta in un certo modo, devo dire. Potrebbe esserci questa, diciamo, uno sviluppo a livello di cuore, quindi come se ci fosse un passo in più, un movimento in avanti tra voi e questa persona, con un potenziale per il futuro. Quindi io credo che si crei come un legame un po' più stabile a partire da questo 9 di bastoni. Quindi questo è quello che tollero, questo è quello che non tollero, vediamo se riusciamo a trovare una via di mezzo. Secondo me sì, troverete questa via di mezzo. Vi dico che c'è qualcuno di voi che potrebbe avere anche una doppia opzione. Non importa che siate single, che siate in coppia o che siate indefiniti, sento che potrebbero arrivare effettivamente due persone ed è per quello che qui anche abbiamo il carro che ci dice di dover effettuare una scelta. Per quello che riguarda la famiglia, ragazzi, secondo me sì, è un mese dove sarete uniti alla famiglia, ma potrebbero esserci delle controversie per qualcuno. Andiamo a vedere Osho che cosa vi dice. Outsider e il fulmine. La torre e il 5 di pentacoli, ragazzi. La torre è la caduta dell'ego. Qui abbiamo il diavolo, l'ego. C'è un qualche obiettivo, pensiero, risultato, maschera, atteggiamento che vi fa stare incastrati e che avete bisogno di buttare giù. E poi qui abbiamo un 5 di pentacoli che è l'outsider, che ce l'abbiamo anche qui, cioè uscite da questo momento di carenza. In questo mazzo è molto bello perché fa vedere che il lucchetto è aperto, quindi questo bambino basterebbe che sfilasse il lucchetto e togliesse la catena e sarebbe libero. E normalmente quando c'è il diavolo le catene ce le automettiamo. Sono le nostre convinzioni, le nostre credenze limitanti e quello che ci fa vincolare, quello che ci mantiene fermi lì, quello che crediamo. È la credenza, è il personaggio, l'ego. Come noi ci difendiamo nel mondo, le dinamiche che abbiamo acquisito per riuscire a sopravvivere nella vita. Andiamo a vedere un ultimo oracolo. Ok.
guardate, qui parla di fare pulizia praticamente. La lezione di oggi: dedicati alla pulizia psichica. E qui ce l'abbiamo, ve l'ho appena detto. Quanti detriti mantieni, potremmo dire, nel tuo campo energetico? Questi detriti sono generati dall'irritazione, dallo stress, da faccende in sospeso e le tossine mentali e emozionali. Ti distraggono, ti tolgono il potere durante il tuo processo curativo. L'obiettivo: disfati dei pensieri e delle emozioni non necessarie. Il 5 di Pentacoli è una carta di carenza, ragazzi. Quindi è qualcuno che pensa di dover rimanere lì dov'è, fuori al freddo, ma non si rende conto che facendo un passo, togliendo semplicemente il lucchetto, c'è la chiesa qui, quindi potrebbero trovare riparo, potrebbero trovare calore e cibo. Amici dell'Ariete, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti interessanti di riflessione. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi, condividete il video o date hype. Per ricevere, mi sono impaperata, per iniziare un percorso di crescita con me mi potete contattare via mail, poi riceverete la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto. Tenete presente che lo stesso lavoro sulle credenze limitanti lo potete anche fare per conto vostro nella sezione degli abbonati. Lì sono 4 playlist, andate nell'elenco delle playlist del canale, le trovate, sono numerate, hanno le copertine lilla, vanno viste in ordine di numero, ragazzi, perché sono state studiate come un corso di formazione. Cioè lì dentro trovate tutto quello che io ho studiato in quasi 30 anni di formazione metafisica, che io ho condensato e messo lì a disposizione per voi, per aiutarvi nel vostro percorso di crescita. Quindi date un'occhiata ai titoli dei video così vi rendete conto dei temi che vado via trattando. Detto questo, vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!